Vorrei che ora tu prendessi carta e penna. Un diario sarebbe perfetto. Bene. Ora iniziamo con gli strumenti e cominciamo da quelli del livello 1. Non mi sto dimenticando che quasi tutte le persone che stanno seguendo Masterclass sono oltre. Ma allora perché vi spiego uno strumento del livello 1? Prima di tutto è uno strumento interessante e potente. Secondo, tutti conosciamo persone bloccate a livello 1 e vorremmo aiutarle, giusto? Questo è uno strumento semplice che possiamo insegnare anche a un bambino o in famiglia, se vogliamo, per aiutarli a sbloccarsi e rendersi conto che non devono essere per forza vittime delle circostanze e che possono dare una direzione al loro mondo. Questo strumento arriva da una filosofa spirituale con cui ho studiato. Ho viaggiato molto per andare ai suoi seminari ed è una dei 200 diversi insegnanti con cui ho studiato. Il suo nome è Esther Hicks. È un'autrice molto popolare in America e questo strumento si chiama segmenti d'intenzione. Secondo Esther Hicks, se vuoi cambiare il modo in cui il mondo funziona, devi prima capire che siamo tutti anime che stanno avendo un'esperienza umana e che ognuno di noi ha il potere di cambiare la realtà. Il nostro compito qui, in questo corpo, in carne ed ossa, è di ricordarci di avere questo potere e di usarlo per elevarci e crescere. Riuscire a usare questo potere per migliorare il mondo e realizzare tutti i nostri desideri. Ora Esther insegna questo semplice strumento alle persone che stanno iniziando il loro percorso, ma in realtà è estremamente utile a tutti. Io lo uso ancora ogni giorno perché è rapido, posso usarlo in metropolitana, posso usarlo in macchina ed è uno strumento che posso insegnare ai miei bambini. Si basa sull'idea di immaginare le intenzioni e lo strumento è appunto chiamato segmenti di intenzione. Ecco come funziona. La mattina, quando ti svegli, quando sei in meditazione o semplicemente sei nel tuo tragitto casa-lavoro, pensa a come la tua giornata si svolgerà e dividi la tua giornata in segmenti. A me piace dividere la mia giornata in segmenti di 2 o 3 ore. C'è il mio momento di crescita personale al mattino. Magari faccio palestra, medito, guardo una quest di Mind Valley, c'è la mia mattina al lavoro, la mia prima riunione del giorno, c'è il mio pranzo, poi c'è la riunione post pranzo. Ci sono le telefonate dalle 5 alle 7, c'è il mio tragitto verso casa, c'è l'ora della cena e poi Netflix con la famiglia, il mio momento lettura e l'ora di dormire. Questi sono i miei segmenti. Pensa ai segmenti che tu hai in una giornata tipo e scrivili ora. Puoi dividere la tua giornata in 4, 5 o 6, addirittura 10 segmenti. Scrivili ora, così come ti vengono in mente. Ok, ora che stai scrivendo questi segmenti, ecco cosa suggerisce Esther Hicks. Lei dice che puoi iniziare a giocare con il tuo potere di plasmare il mondo, con l'intenzione che ogni segmento vada meravigliosamente bene. Ecco perché si chiama segmenti di intenzione. Per esempio, io inizio la mia giornata dicendo che in palestra sarà incredibile, che la mia meditazione mattutina sarà molto profonda, che la mia mattinata al lavoro sarà stimolante e che mi verrà in mente un'idea straordinaria durante la nostra riunione mattutina. Poi farò un meraviglioso pranzo con quel cliente. Il cibo sarà buono, avrà un profumo meraviglioso e avremo una conversazione stimolante. Che nel pomeriggio, al lavoro, chiuderemo quel progetto e ci inventeremo le specifiche per la nostra nuova app. Il mio tragitto di ritorno a casa sarà libero, veloce, senza traffico, ascoltando il mio podcast preferito. Che nel mio segmento di tempo con la famiglia ci sarà una cena buonissima e poi io e mio figlio fortificheremo ancora di più il nostro legame. Quindi, come vedi, sto stabilendo un'intenzione per ogni segmento. Ora Esther dice che se lo stai insegnando a qualcuno che è ancora un po' indeciso sui pensieri che creano la realtà, gli puoi chiedere di approcciarsi come al gioco non sarebbe bello se. Per esempio, non sarebbe bello se il mio tragitto verso il lavoro andasse alla grande oggi? Non sarebbe bello se la mia riunione mattutina andasse incredibilmente bene? Non sarebbe bello se nel pomeriggio durante un incontro di 3 ore con il project management sistemassimo il processo in cui ci siamo imbattuti? Non sarebbe bello se oggi avessi una giornata fantastica? Ora, il segmento di intenzione funziona perché, per prima cosa, stai allenando la tua mente a iniziare a dilettarsi con il cambio della realtà. Quindi, perfino se sei scettico rispetto a quest'idea, quando inizi a mettere in pratica il segmento di intenzione, inizi a vedere che le cose accadono. Ora, funziona così meravigliosamente perché la nostra mente è come un missile alla ricerca dell'obiettivo. Se noi diciamo alla nostra mente che faremo un pranzo stimolante e sorprendente con dell'ottimo cibo, una volta a tavola durante quel pranzo specifico, se il cameriere sbaglia il tuo ordine, indovina,
Si creerà meno stress dentro di te perché hai programmato la tua mente a fare attenzione ad altre cose. La conversazione stimolante, l'ottimo sapore del cibo, l'atmosfera del ristorante. Perfino quando andrai via da questa situazione, la ricorderai diversamente. Quindi anche le persone più ostinate nel dire che la crescita personale non può influenzare la realtà riusciranno comunque a notare alcuni benefici sorprendenti e questo li risveglierà. Quindi lo strumento più importante per il livello 1 è quello del segmento di intenzione. E questo è lo strumento che puoi usare subito nella tua vita e che puoi insegnare alle persone che conosci bloccate al livello 1. Sappi che il segmento di intenzione è ancora uno strumento potente, puoi usarlo nella doccia, puoi usarlo quando vai al lavoro, quindi ti raccomando ancora di usarlo perché stai semplicemente impostando l'intenzione su come vuoi che la tua giornata si svolga. Ricorda, io applico il segmento di intenzioni ogni singolo giorno con la consapevole intenzione che io decido come si svolgerà la mia giornata e così accade naturalmente. Ma adesso andiamo al livello 2, in cui si concentra la maggior parte dei programmi di crescita personale. Il livello 2 è il dominio del biohacking, della manipolazione della longevità, della visualizzazione creativa, della vision board. Tutto questo rientra nel livello 2, ma dato che stiamo parlando della mente, mi focalizzerò solo su 2 strumenti. E fra tutti gli strumenti del livello 2, il più potente, secondo me, è lo strumento della visualizzazione creativa. È dove entri in uno stato alterato di consapevolezza e visualizzi il futuro che vuoi. Questo strumento ha fatto la differenza per me quando ero al livello 2. Ma te l'aspettavi, giusto? Al livello 2 la visualizzazione creativa è sorprendente e ti darò un paio di suggerimenti per portarla nella tua vita. Ma quando raggiungerai i livelli successivi, smetterai di fare la visualizzazione creativa e inizierai a utilizzare strumenti più avanzati. Dal mio punto di vista, il ricercatore più importante sulla visualizzazione creativa è José Silva. Dagli anni 60 fino agli 80 lui insegnava una tecnica chiamata metodo Silva. Io ero uno dei suoi facilitatori e insegnavo a mia volta. Ecco, le sue ricerche hanno dimostrato questo. Prima di tutto, facendo visualizzazione creativa, devi focalizzarti sulla visione che cerchi di manifestare e devi come proiettarla davanti a te 15 gradi sopra la linea dell'orizzonte. Quindi, se qui ci sono i tuoi occhi, li devi alzare di 15 gradi. È un gesto che attiva le onde alfa, che migliorano i risultati della visualizzazione creativa, per cui allinea lo sguardo all'orizzonte, alza gli occhi di 15 gradi e immagina uno schermo gigante. Lui lo chiama lo schermo mentale. Immagina una TV di 80 pollici su un muro. Le istruzioni di José sono molto specifiche. La TV, lo schermo mentale, dovrebbe essere a 2 metri da te, 15 gradi sopra la linea dell'orizzonte. E su questo schermo andrai a visualizzare qualsiasi cosa tu voglia manifestare nel tuo mondo. Allenandoti a farlo anche solo per 3 minuti al giorno, magari durante la tua meditazione mattutina, noterai effetti davvero profondi nella tua vita. Se hai mai svolto l'esercizio delle 3 domande più importanti o hai seguito Lifebook, avrai delle liste già pronte. Scegli un proposito, un desiderio da realizzare e per 3 minuti al giorno visualizzalo. Ora la seconda cosa che devi fare dopo averlo messo nel tuo schermo mentale è rapportarlo a tutti i sensi, quindi pensa ai 5 sensi. Non visualizzare solamente, che è il senso della vista. Che rumori senti? Quali odori? Concentrati. Che cosa stai toccando? E che cosa stai assaporando? Per esempio, se stai visualizzando un appuntamento incredibile, cosa stai mangiando? Cos'è quel sapore? Se stai visualizzando una macchina nuova, che sensazione provi ad avere le mani sul volante e il vento che soffia tra i tuoi capelli? Coinvolgere tutti e 5 i sensi aiuta ad amplificare l'impatto. Adesso possiamo spingerci oltre. Forse la regola più importante che ho imparato studiando la visualizzazione creativa e perfino creando un programma su questo argomento molti anni fa è questa. Il potere dell'aspettativa. Non è tanto cosa visualizzi, ma piuttosto la sensazione che porti con te dopo la visualizzazione. Se esci da quella sessione e ti senti ancora dubbioso o impaurito, significa che non l'hai fatto a dovere. Ma se esci da quella sessione con l'aspettativa positiva che ciò che visualizzi sta arrivando da te, lo farai diventare reale. In breve, concentrati su cosa provi dopo la visualizzazione, non solo durante la visualizzazione, che ti serve per sintonizzarti col tuo subconscio, che affina il modo in cui pensi a questa idea o questo desiderio o questa visione della vita che vuoi realizzare. È come ti senti quando esci dalla sessione che fa accadere la magia.
Ora questo certamente solleva la domanda: se voglio ottenere qualcosa, quanto spesso la devo visualizzare? Ecco la regola: solo una volta. Se lo fai una volta e ne esci sentendo che sta arrivando e quindi vivi la vita con questa aspettativa positiva, basta farlo una volta sola. Ma se il giorno dopo inizi ad avere di nuovo dei dubbi, riuscirò davvero a ottenere il corpo che voglio? Incontrerò davvero quella persona speciale? Puoi visualizzare ancora, puoi farlo tutte le volte che vuoi per avere quella spinta di positività. Ma è l'aspettativa ad essere la chiave. Quindi devi concludere la tua visualizzazione con l'aspettativa positiva che ciò che desideri arriverà da te. Ho anche lavorato alla guarigione attraverso la visualizzazione creativa, per aumentare e perfezionare gli altri aspetti della mia vita e del mio corpo, soprattutto per rallentare l'invecchiamento, perdere peso e trasformare la mia salute. Ho sempre avuto problemi di pelle ed è stato il mio primo successo anni fa. Se vuoi provare, ecco un consiglio. Quando si tratta di guarigione attraverso la visualizzazione creativa, parti da una specifica parte del corpo. Ora, uno degli organi del corpo che puoi riuscire più facilmente a influenzare con la mente è la pelle. La tua pelle è estremamente suscettibile alla mente. I dottori hanno testato, per esempio, che i bambini affetti da verruche guarivano applicando un unguento finto. Dicevano ai bambini che applicando l'unguento sulla pelle la verruca sarebbe guarita e in effetti succedeva, ma senza farmaco. È qualcosa che accade dentro di te, ma grazie alle ricerche sul placebo sappiamo che anche secondo la scienza medica quasi tutte le malattie sono in qualche misura influenzate dalla mente umana. Puoi quindi immaginare cosa succede quando impari ad allenare la tua mente. Facciamo un rapido riepilogo. Se sei al livello 1, applica il segmento di intenzione. Adesso puoi raggiungere livelli più alti e il segmento di intenzioni è ancora una cosa utilissima da fare sotto la doccia o mentre sei in macchina. Al livello 2, la visualizzazione creativa per manifestare i tuoi obiettivi e per guarire è lo strumento più potente che puoi introdurre nella tua vita. Ma quando arrivi al livello 3, c'è qualcosa di più potente che può accadere. Ed è questo di cui parleremo adesso. Il livello 3 è chiamato riprogramma la tua vita, perché è dove inizi a capire che non c'è solo il mondo esterno. C'è tutto un mondo interiore, inizi a capire che c'è uno spazio interiore a cui puoi attingere. E puoi navigare in questo spazio, puoi accedere a stati alterati della coscienza e lì c'è una magia che puoi attuare dentro di te e vedere riflessa nel mondo esterno. Il grande cambiamento che avviene a livello 3 è l'intuizione. Sei completamente connesso. Quindi sì, hai gli strumenti della visualizzazione creativa, ma non stai più visualizzando cosa c'è nella tua vision board o cosa è scritto nel tuo lifebook o risposto alle 3 domande. Stai visualizzando dove l'intuizione e l'ispirazione ti stanno spingendo. Hai nuovi spunti per creare prodotti, aziende. A volte non sai nemmeno perché senti questa chiamata, ma ti fidi di questa chiamata perché conosci bene la tua percentuale di successo. Sai bene che l'intuizione non ti deluderà. Inizia a credere a quella intuizione. Ho avuto studenti che hanno usato l'intuizione per investire nei titoli giusti in borsa, per focalizzarsi su un'idea e trasformarla in un'azienda, perfino per mettersi con la persona giusta o lasciare quella sbagliata. L'intuizione diventa così uno strumento potente nel tuo repertorio e questa intuizione porta all'intenzione. In poche parole, l'intuizione ti guida verso ciò che vuoi che si manifesti nella tua vita. E di certo non finisci per manifestare qualcosa che alla fine ti rende infelice. Prova a pensarci, quanti di noi pensano di sapere cosa vogliono? Ci fissiamo degli obiettivi, ma questi obiettivi non provengono da noi, vengono da una programmazione che c'è già, dai preconcetti culturali. Porsi degli obiettivi nel mondo occidentale in realtà è piuttosto pericoloso. Perché spesso gli obiettivi che pensi siano tuoi sono stati programmati dentro di te dalla cultura, dai media, dalla religione, dalla pubblicità. Ma quando sei a livello 3 sei immune a tutto questo. Ascolti la tua ispirazione e la tua ispirazione ti guida verso i giusti obiettivi da perseguire. Quindi non ti ritroverai ad avere quella grande casa in cui però soffri di solitudine. Non ti ritroverai a sposare qualcuno per poi divorziare un anno dopo. Non ti ritroverai ad accettare un lavoro che non vedi l'ora di iniziare per ritrovarti distrutto e deluso dopo pochi mesi. Ti stai muovendo verso ciò che la tua anima sa che è giusto per te. Il livello 3 è essenzialmente ascoltare quella profonda voce interiore. Quindi voglio davvero ribadire quanto sia importante arrivare al livello 3.
La differenza tra i livelli 2 e 3 è che al livello 3 è la tua intuizione a decidere cosa inserire nella tua visualizzazione creativa. Quindi il successo vero, la realizzazione vera, arrivano più rapidamente. Voglio aggiungere una nota qui. Per allenarti all'intuizione devi imparare ad accedere a stati alterati della coscienza. Devi imparare a raggiungere ciò che si definisce uno stato θ, che gli scienziati riescono a misurare attraverso un elettroencefalogramma passando da alfa a θ. Θ è il livello di intuizione. È da qui che emergono le idee creative. E molti grandi pensatori in tutto il mondo hanno utilizzato diverse tecniche per operare in θ. Prendiamo Edison ad esempio. Edison è famoso per i suoi pisolini pomeridiani. Edison ha creato quasi 2500 brevetti. Ha inventato la lampadina, ha inventato il fonografo, ha inventato il primo cinema. Ma Edison era noto anche per una sua abitudine. Faceva un pisolino stringendo in mano una palla di metallo e sul pavimento sotto di lui metteva una lastra di metallo. E proprio quando il sonno si faceva più profondo, il braccio cadeva e la palla, colpendo il metallo, faceva un rumore così forte da farlo sussultare. Perché lo faceva? Alcuni credono che si stesse immergendo nel livello θ della mente a cui si accede raggiungendo una certa profondità del sonno per trovare nuove idee. Ecco perché l'intuizione è così potente. Ma ora siamo arrivati al quarto livello. Il quarto livello è quello che mi entusiasma di più. Il livello 4 è su come creare una realtà straordinaria. Ecco come lo definisco. Al quarto livello sei profondamente connesso a tutta la vita. Questa connessione porta all'intuizione. Questa intuizione porta all'intenzione. La tua intuizione ti guida verso ciò che vuoi creare e poiché sei concentrato su ciò che l'universo ti chiede di fare, tu sei baciato da un'incredibile fortuna. Il quarto livello è dove la vita diventa davvero magica. Ora, come dicevo prima, quando si arriva al quarto livello, gli strumenti che utilizzavi cambiano. Vai oltre la visualizzazione creativa e utilizzi uno strumento che è a un livello più mistico. Quello strumento è la fusione. Quando ho iniziato il passaggio dal 3 al 4, ho interrotto la visualizzazione creativa perché c'è uno strumento molto più efficace. Questo strumento si chiama fusione. Voglio darti almeno un'idea di com'è questo strumento. La fusione è lavorare con l'energia del mondo che ci circonda. Quando si arriva al quarto livello, si inizia a comprendere che il mondo è più energia che qualcosa di fisico. Quel qualcosa di fisico piuttosto è un'illusione. Si impara a lavorare con l'energia contenuta in qualsiasi cosa, che sia un appuntamento di lavoro, o una festa che stai organizzando, o è un progetto che devi portare a termine, o è un problema di salute. E tu muovi e giochi con l'energia e così facendo cambi il mondo. Quando lavori con l'energia, i tuoi occhi non vedono nulla, non stai visualizzando nulla, stai semplicemente percependo, per questo l'intuizione è parte del processo. Utilizzi la luce, diversi colori radianti di luce all'interno di ciò che è essenzialmente una matrice, una sorta di schema che si ripete, uno schema energetico del mondo. Questo è il meglio che posso fare per descrivere in poche parole com'è il quarto livello. Ora a questo punto voglio chiederti, a quale livello pensi di essere? Questa è una domanda difficile. Secondo il mio amico Ken Wilber, uno dei più importanti filosofi spirituali nell'ambito dei modelli di consapevolezza, secondo lui quasi ogni individuo sopravvaluta il livello in cui si trova. Ti ricordi che questi livelli sono come una scala, giusto? Non c'è un valore fisso tipo un 3 netto o un 4 netto, c'è un 3.1, un 3.4, 3.5 e così via. Ciò che dice Ken è che se crediamo di essere al quarto livello, in realtà siamo al livello 3. Secondo lui quasi tutti sovrastimiamo il livello in cui ci troviamo di una unità. Se pensi di essere a livello 2 potresti essere a livello 1, se pensi di essere a livello 3 potresti essere a livello 2. E in realtà questa è una cosa bella, perché significa che c'è ancora così tanto margine di crescita. Ma ricordati, non importa il punto in cui ti trovi, con gli strumenti giusti puoi ascendere questi livelli. Quindi a questo punto voglio incoraggiarti. Non fare finta di niente. Sei davanti a un bivio. Puoi decidere di prendere queste idee e provare ad applicarle, o puoi andare più in profondità. Pensa come potresti diventare fra 30 giorni a partire da oggi. Ora guarda di nuovo i tuoi appunti. Voglio che tu torni sulle 7 qualità emergenti che cominceranno a venire fuori approfondendo questo lavoro. Rileggi la parola che hai cerchiato e rifletti sul tuo perché. Perché vuoi questo cambiamento nella tua vita? E se questo cambiamento arrivasse in modo estremamente rapido?